la guido e più mi rendo conto di una cosa molto molto particolare. Mi sento di stare agli sgoccioli. Quanto potrà ancora durare questo momento meraviglioso in cui le Lamborghini sono ancora aspirate? Questa è forse l'unica volta che mi sento io il limite unico della macchina. Cioè il suo solo modo di andare più forte sarebbe quello di essere guidata da un altro, perché credo di non riuscire a trovarle un limite su strada. È tutta handling, è tutta aderenza. L'aerodinamica attiva, il sistema ALA, brevettato e inventato da un ragazzo italiano in Lamborghini, è tanto semplice quanto efficace. Semplicemente l'aria passa dentro le appendici aerodinamiche e la macchina intelligentemente, a seconda della sterzata e della percorrenza di una curva, decide dove mandare aria e dove toglierla. La sola cosa impressionante, almeno tanto quanto l'erogazione del motore, che è brutale per essere un aspirato, oltre ad essere molto lineare, è davvero di una cattiveria e di un'ignoranza che lascia senza parole. Forse al pari solo della frenata, che con 4 carboceramici è qualcosa di poderoso. È furiosa. Lo sterzo è sì elettronico, ma è di una sensibilità, ovviamente di una precisione, ma soprattutto se ne frega se la strada non è perfettamente liscia. Comunica sì con te, ma non ti fa pesare. Wow! Dà una sensazione di stabilità e di sicurezza che è forse anche controproducente, perché ti sembra di essere Dio e Dio non lo sei, e le leggi fisiche esistono anche per lei, ma davvero sembra di no. Anteriore e posteriore comunicano sulla base di un equilibrio pressoché perfetto. Veloce, finalmente anche un cambio adatto. Abbiamo un doppia frizione, un ottimo doppia frizione su una Lamborghini. Era ora. l'Aventador piangeva proprio questa mancanza l'ultima volta che ci ho girato a Imola. È di un'efficacia che dopo un po' diventa davvero preoccupante, perché lei non ha limiti, cioè o sbagli tu o lei non conosce errori. Costringe a stare concentrato a un livello che per una macchina stradale è letteralmente imbarazzante. Sembra una super trofeo scappata da qualche circuito durante una gara. Non riesco a capire fino a che punto può arrivare, perché più di questo io giuro che su strada è impossibile. E per me è una cosa assolutamente nuova. Ho la nausea, cioè sto male fisicamente a guidare questa macchina su strada. Come accenna minimamente a 1 millimetro di sottosterzo, si trasforma immediatamente in sopra. Ci puoi anche provare a metterla in difficoltà, ma un'arma da guerra, e ad oggi potrebbe essere l'arma da guerra definitiva. Non mi viene in mente una macchina così efficace e così solida in ingresso, in percorrenza, in uscita. Wow, è commovente.
è instancabile anche. Non penso di aver mai provato una sensazione come questa, è troppo veloce, è più veloce di me, di gran lunga più veloce di me. Lei ha già fatto quello che io sto per pensare di chiederle. In realtà ti accorgi che sei tu che glielo stai chiedendo, ma la sensazione è, se ne strafrega. Le sospensioni intelligenti cambiano rigidità e taratura a seconda della guida e del manto stradale. Lo stesso fa lo sterzo. Sono tutte cose che sulla carta dovrebbero darmi un gran fastidio, invece le adoro. Mi lasciano fare esattamente quello che voglio. I freni ti salvano in qualunque circostanza. Non c'è, mamma mia, non c'è mai una volta che vorresti che frenassero di più, non c'è mai una volta che vorresti che aderisse di più e non c'è mai una volta che vorresti che accelerasse di più. È tutto esattamente al massimo di quello che desidera chi sta dietro il volante. Il motore aspirato, un 5002 da 640 cavalli, non ha vuoti, è un fucile dai 1000 giri agli 8000. Non riesco a trovarle nessun limite dinamico e meccanico. L'unico suo limite è il pilota. Io non ci credo. Posso buttare dentro marce dove in teoria dovrei scalarle. Ti perdona qualsiasi eccesso, sia in uscita che in ingresso. È senza dubbio la migliore trazione integrale che ho mai provato. Giuro, mi manca il fiato, è la prima volta. Ho gli organi interni tutti stretti, non riesco a respirare. È troppo veloce. E quando inizia a prendere giri è delirante. Stavolta, dato che l'ho avuta per più di una settimana, quindi ho avuto il tempo di togliermi tutte le voglie più spinte, l'ho usata anche per il nostro quarto Drive Experience Day che c'è stato domenica 17 settembre. Per la prima volta mi è venuta voglia di provare questa macchina come se fosse mia, e cioè non guidandola solo come se l'avessi appena rubata, ma anche come se fosse mia, come se io dovessi mantenerla, metterle benzina, pagare bollo e superbollo, bastardi. E facciamo un giro in modalità strada, non durerà molto. Quello che mi stupisce è che c'è un cambiamento da una modalità all'altra che è imbarazzante, a parte il fatto che ci sono dei sedili fissi a guscio in carbonio. Dopo essersi abituati alla visibilità tipica di Lambo, anche se qui sull'Huracan devo dire che alla fine non è neanche malissimo, che cambia sostanzialmente in strada il comportamento delle sospensioni, la risposta dello sterzo che è molto meno diretta, le cambiate non sono più modalità fucile, ma sono sempre velocissime, il motore diventa silenzioso per quanto può essere silenzioso un V10 5002 aspirato, e la macchina si comporta a livello dinamico peggio, quindi vuol dire intanto che faccio bene a usarla sempre in corsa e secondariamente che c'è una grossa differenza tra le modalità diverse. Spesso, più che altro negli anni passati,
si tendeva a usare questi manettini più per fighetteria che per altro, invece adesso è una cosa quasi necessaria, cioè la macchina in corsa diventa una macchina da corsa e ci se ne accorge in quasi qualunque fase della guida. Nella modalità strada il motore fa le fusa, non urla più come in corsa, rimettiamo in corsa, cambia subito il tono di voce e la risposta del motore è quella che piace a noi. Tira dei sassi dagli scarichi che sono una droga. Mi fa impazzire quando prende le sconnessioni e inizia a saltellare come una macchina da corsa. L'Huracan performante è semplicemente tutto quello che deve essere una supercar dell'era moderna. È bellissima, molto più bella dell'Huracan base, che sembra un po' una macchina da videogiochi. È veloce in una maniera inimmaginabile, fin troppo, e più la guido e più mi rendo conto di una cosa abbastanza preoccupante. Tutto è esattamente, perfettamente come lo vorrei, e questo mi preoccupa. E quando, nel momento in cui tutto sembra perfetto, poi che succede? Lamborghini, dopo che cosa farai? Dopo questo animale qui, cosa farai? Mi sento di stare dentro un violino accordato talmente bene che qualunque altro ritocco peggiorerebbe tutto. La performante non ha fatto innamorare soltanto me e le mie montagne, ma anche tutta, e dico tutta, la città. Maschi, femmine, il commercialista, la polizia, la famiglia, la redazione, tutti. La città si è fermata per una settimana intera. Non sono mai stato un grande amante delle supercar aeronautiche, ma questa l'ho veramente adorata. Non credo di aver mai avuto un rapporto così intimo con una macchina appena nata. Con le macchine d'epoca è più facile perché hanno già una storia dietro, hanno già un carattere ben formato. Con una macchina che mi è stata consegnata con 150 km non era così facile. Mi è piaciuto tantissimo che in modalità corsa non si può accendere lo stereo, o almeno credo. In realtà non ci ho neanche provato, me l'hanno detto i ragazzi dello staff. Quello che non capisco se mi piace o no è il nuovo carbonio forgiato, che sembra pesante marmo da shaky, in realtà è forse una delle maggiori innovazioni degli ultimi anni. Quello che invece non mi è piaciuto per niente è l'eccessiva insistenza a mettere ovunque possibile il marchio dei 4 anelli. Abbiamo capito, non serve sottolinearlo ogni 2 centimetri di meccanica. Patriottismo a parte, macchina impressionante. Poi qui, sul mio Nürburgring personale, mi ha suggerito anche di accelerare un'idea che ho in testa da un bel po' di tempo, che non posso ancora dirvi, ma che vi dirò molto molto presto. Rimettiamo corsa. Wow.